Allora, vediamo se è tutto a posto, almeno l'audio di qua, perché almeno l'altro schermo non mi mostra una mazza, sento, non mi mostra una mazza. Devo andare a intuito, quindi almeno l'audio funziona, quindi credo che funzioni tutto, perciò va bene. Un attimo che controllo anche se qua... Ok, audio desktop è a posto, perfetto. Quindi, signore e signori non solo, buonasera e bentornati su MP Stream. Questa sera evento particolare perché questo evento non se ne è parlato in effetti molto, anche se in effetti riguarda Disney e Marvel. E ho pensato, vabbè, facciamoci una bella live reaction, una cosa un po' particolare, perché in effetti solitamente abbiamo il D23 che sarebbe l'Expo Disney, dove ci sono tanti eventi anche in presenza, e in effetti ci sono molte cose in presenza per questo evento, notizie di vario tipo, e per questa volta hanno deciso di avere il primo Disney and Marvel Game Showcase. Se non sbaglio, il presentatore sarà uno di gruppo di Kinda Funny. Andrà a vedere per l'appunto titoli mobile e console di quelli con proprietà Disney, Marvel, 20th Century Fox, la Fox stessa, e come Pixar e compagnia cantante. Nel trailer si vedevano ad esempio titoli quali Avatar, quello di Ubisoft, sì, quello che è stato rinviato l'anno prossimo, che doveva, secondo vari rumor, addirittura arrivare alla fine di quest'anno, a novembre. Skull and Bones ce l'ha fatta, ma Avatar no. Poi hanno mostrato anche Disney Mirrorverse, che è un mio preferito. Non ci gioco, non mi interessa giocarlo, però è un mio preferito per un certo motivo. Ve lo mostro tanto comunque a breve. Poi anche il gioco di corse di Disney che era stato annunciato al Direct di febbraio, che doveva uscire quest'estate. Ma è uscito prima Dream Valley, quello sempre Gameloft, che sarebbe quello simulativo tipo Animal Crossing. Poi per l'appunto non credo che vedremo titoli Marvel Sony, quindi non credo che vedremo Spider-Man 2 e neanche Wolverine, perché in quel caso suppongo che sia Sony stessa ad occuparsene, non tanto Disney e Marvel. Va bene che sono titoli Marvel, però Disney e Marvel direi di no. Midnight Suns sì, anzi sappiamo già che ci sarà anche un po'... vedremo il gameplay di Midnight Suns, che è un titolo che sta soffrendo in effetti con tanti rinvii, addirittura cambi di piani. Per darvi un'idea, doveva uscire inizialmente su tutte le console in contemporanea. Poi è stato rinviato a marzo, se non sbaglio. Poi è stato rinviato ad ottobre. Poi, tra l'altro, con la versione Switch che sarebbe uscita più tardi. Poi è stato rinviato ulteriormente, non abbiamo ancora una data e dovrebbe comunque entro la fine dell'anno fiscale. È possibile che avremo una data nuova proprio qui. E la cosa importante e interessante è che non soltanto tutte le versioni sono state rinviate, ma che le versioni PS4 e Xbox One si uniscono a quella Switch per quanto riguarda l'uscita successiva. Quindi inizialmente arriverà su PS5, Xbox Series X, S e su PC. Un progetto che, ahimè, mi dispiace dirlo perché comunque il team sarebbe quello degli XCOM, quindi un team comunque di un alto rango, ma per un motivo o per un altro non sta venendo gestito bene e non voglio neanche dare la colpa tutta a loro, perché comunque anche Tech avrà delle sue responsabilità, però non un gioco che sta venendo gestito bene. Però abbiamo anche dei rumor a riguardo, principalmente il primo rumor qual è? Il principale in questo momento perché c'è stato nel recente passato l'annuncio che Marvel avrebbe concesso la sua licenza a Skydance New Media, che è uno studio che ha tra l'altro per l'appunto un secondo, come presidente Amy Hennig, che non è nient'altro che è lavorato per molti anni a Naughty Dog sulle Uncharted, anzi per l'appunto è stata la direttrice creativa e la scrittrice principale di vari titoli della serie di Uncharted, quindi comunque una persona che è nel panorama videoludico da anni e anni, che si è fatta gli ossa, che ha lavorato comunque a titoli importanti e che quindi è riuscita a creare o comunque è diventata presidente di uno studio suo e che ha ottenuto una licenza Marvel. Ecco, il rumore al riguardo è che era stato annunciato infatti lo scorso ottobre, quindi c'è l'articolo anche di Video Games Chronicle, e la veniva parlato come un titolo molto importante sulla narrativa, sulla narrazione, blockbuster, action adventure blockbuster, quindi un po', però, con per l'appunto una storia completamente originale che si svolge nell'universo Marvel. Perché per l'appunto, anche Amy Hennig diceva che non poteva immaginare un miglior partner di Marvel per il loro primo gioco. Perché per l'appunto l'universo Marvel mette al primo posto tutta l'azione, il mistero, il pericolo e i brividi del genere dell'avventura e che lei adora e che comunque che si presta perfettamente ad un'esperienza interattiva.
E tra l'altro va bene ovviamente anche un onore essere in grado di raccontare una storia originale con tutta l'umanità, la complessità, lo humor che rendono i caratteri dei personaggi Marvel così apprezzati e riuscire a rendere i nostri giocatori in modo tale che possano appunto diventare, giocare, essere presentati da questi eroi che loro adorano. Bene, secondo il rumor... Tra l'altro Skydance starebbe anche lavorando in aggiunta a un titolo nell'universo Star Wars, quindi sono, diciamo, Skydance è molto occupato in questo periodo con titoli Disney in generale. Però per l'appunto Marvel, secondo i rumor più recenti, che per l'appunto è stato prima di tutto da un account Twitter che è concentrato sul Marvel, ovvero MCU Status, che poi per l'appunto Eurogamer ha anche ottenuto conferme in proprio della veridicità di questo rumor, ovvero che il titolo Skydance sarebbe un titolo con come protagonisti Captain America e Black Panther, ambientato tra l'altro nella seconda guerra mondiale. Come per l'appunto che in effetti ci sta per Capitan America, vista se non sbaglio la storia del personaggio, quindi comunque anche Teschio Rosso, tutta la questione che Dreamland Valley, comunque il titolo, quello lì, simile a Animal Crossing, che per l'appunto per quanto riguarda la storia di Capitan America, se non sbaglio dovrebbe centrare abbastanza bene, immagino anche per Black Panther in qualche modo. E non sono così tanto attirato dall'ambientazione seconda guerra mondiale, ad essere sincero. E immagino anche che comunque sia vedremo principalmente un bel trailer in CGI, di quelli proprio tipici, perché è un titolo che chissà quando è che esce. Temo che sarà, spero che non sia così, ma temo che sarà uno di quei bei trailer che in realtà non sono nient'altro che una campagna di assunzione. Stiamo lavorando a questa cosa figa, venite da noi. O comunque sia un titolo che, in ogni caso, perché in effetti se hanno... Dipende in effetti da quando hanno iniziato a svilupparlo. Perché effettivamente, se abbiamo per l'appunto un titolo, vabbè, hanno ottenuto la licenza lo scorso, o meglio, l'annuncio è stato effettuato lo scorso ottobre, quindi non sappiamo in effetti quando è che la licenza è stata ottenuta da Skydance. Però se è stata ottenuta in concomitanza con l'annuncio, è ovvio che stiano in alto mare con i lavori. Se l'hanno tenuta prima, magari, forse da un anno e passa, magari qualcosina si mostra anche, però comunque stiamo parlando in ogni caso di un titolo che si vedrà abbastanza più in là. Non credo che neanche avremo delle console. Allora, o se le abbiamo, comunque saranno PS5, Xbox Series X ed S e PC. Non visto che comunque sia, dovrebbe uscire molto in là, a meno che non abbiano già iniziato da tempo. Però suppongo che abbiano iniziato da un annetto circa, nel migliore dei casi. E ovviamente in questo caso, visto anche come si stanno allungando i tempi di sviluppo per titoli in teoria ambiziosi, e questo dovrebbe essere ambizioso, titolo blockbuster, action adventure, quindi suppongo che ci vorrà comunque un po' di tempo per poterlo vedere davvero sugli scaffali, digitali o meno, quindi è probabile che avremo un gran bel trailer in CGI e fine. Tra l'altro avremo anche aggiornamenti per quanto riguarda Lego Star Wars The Skywalker Saga. E sono curioso di vedere che cosa avranno in serbo per quel gioco, che mi interesserebbe in effetti, perché lo seguivo già da un bel po', però sono comunque curioso di vedere in effetti. Saranno DLC, aggiornamenti gratuiti, se penso comunque un corposo DLC, magari qualcosa più dell'Expanded Universe di Star Wars, anche se in effetti c'è già tanto citazionismo, comunque sia già tanta roba di Star Wars da quello che ho visto, al di là dei nuovi titoli di tutta la saga. Un'altra cosa che sappiamo, di cui si rumoreggia in effetti, è la durata dell'evento. È una premiere, quindi dovremmo comunque aspettare anche 2 minuti. Vabbè, c'è gente che vuole Epic Mickey 3, il che potrebbe anche apparire qui in teoria, ma in realtà c'era anche un rumor. Oddio, perché le bestemmie? Cioè, perfetto, abbiamo già le bestemmie nella chat qua di YouTube. Perfetto, quelli che chiedono per Mobius 2, a posto, a posto, eccellente, sì, ma in libertà. Quindi dicevo... In effetti, Epic Mickey 3 in una teoria molto astratta potrebbe anche apparire qua, perché è titolo Disney, ma nel concreto, purtroppo, Epic Mickey come brand è morto col 2, con il Power of Illusion per 3DS, perché hanno rappresentato tutte e due, The Power of Two, un flop tale che Junction Point è stata chiusa, Warren Spector non ha più lavorato con Disney, è andato a lavorare per conto suo su altri giochi. Forse anche System Shock, vorrei dire, cioè proprio il reboot di System Shock, non vorrei dire una cavolata, però in ogni caso, sì, comunque si
separati come vie. Disney e Warren Spector, e Jackson poi, ripeto, è stata chiusa perché il primo ha avuto un grande successo. 1 milione e passa di copie in America soltanto il primo mese, che era dicembre. Poi però col 2 hanno fatto il patatrack. Tra l'altro, chi si ricorda la versione Wii U del gioco di Epic Mickey 2? Vi ricordate? Forse, per chi non lo sapesse, Giant Bomb ha fatto anche lo speciale a riguardo, però, come dire, diciamo che non girava benissimo la versione Wii U, anche se comunque era uscito anche su Wii, figuriamoci. Che in realtà è un grande peccato, perché mi ricordo ancora quando seguì il ciclo dell'hype dell'originale Epic Mickey, con tutto che sì, non era esattamente uguale ai primi artwork, ai primi concept art, che erano molto più cupi, però era riuscito a mantenere comunque in parte quell'anima dark, anche se non così tanto come gli artwork originali. È un titolo dalle premesse interessanti, non tutte sviluppate benissimo purtroppo, però comunque sarebbe stato interessante vederlo sviluppato in altri modi. Purtroppo il 2 io non l'ho giocato, ma da quello che ho visto, da quello che ho letto, il 2 un po' sminchia le cose, perché è anche un musical e non so la cosa come sia stata sviluppata come si deve, però soprattutto il fatto è che, visto che si chiama The Power of Two, c'è anche Oswald che è giocabile. Da quello che ho letto, purtroppo la coop non è realizzata benissimo. E poi c'è la versione Wii U, c'è anche una versione Vita per chi vuole, però quella proprio se... Allora, se la versione Wii U, da quello che ho visto, ha i frame che calano anche a 5, la versione Vita riesce nell'impresa di bloccarsi, diventa come Skyrim per PS3 che ha proprio i frame che vanno a 0, e questa ce la fa. Ho visto di recente un attimino Soul Hackers 2 che arriva a 5 frame ad un certo punto su Xbox Series One S, e non so come ci riesca. Credo che fosse una cutscene, però... In teoria sì, anzi in realtà c'era anche un rumor tempo fa di un remake del primo, o meglio remaster del primo Epic Mickey, che tra l'altro era stato affidato, se non sbaglio, allo stesso studio dietro il remaster di 13, l'FPS con stile cel shading, che ha visto un secondo remake che arriverà per l'appunto quest'anno con anche la versione Switch, che doveva uscire originariamente con le altre, ma poi non ce l'hanno fatta perché era un disastro quel progetto. E ancora adesso comunque il progetto, nonostante il secondo remake, non riesce ad avvicinarsi comunque allo stile grafico totalmente dell'originale su PS2, Xbox, GameCube se non sbaglio anche. I casini. Per l'appunto dicevo della durata. La durata, grazie forse ai metadati, ad esempio sarebbe qui ci affidiamo all'account PlayStation Gamesize, che solitamente è un account Twitter che riesce a pubblicare in anticipo, come dice anche testualmente il nome dell'account, la stazza e il peso dei vari file di giochi in arrivo su PlayStation. Però alcune volte esce anche, grazie ai metadati, ad anticipare la durata di eventi come questo. Ad esempio questa è una premiere, quindi giustamente è già caricata in effetti dal profilo YouTube di Marvel, dal quale seguiremo per l'appunto l'evento. E quindi è riuscito a carpire che durerà 23 minuti e 22 secondi. Quindi comunque sia non troppo lungo in effetti. Bisogna vedere quanto parleranno di varie cose, perché mi aspetto comunque sì mobile. In generale Mirrorverse per forza di cose. E a tal proposito parliamo di Mirrorverse un secondo. Perché sono così... penso così tanto a Mirrorverse? Beh, guardate qua. Guardate qua che roba. Perché sì, Mirrorverse è un titolo che essenzialmente vede protagonisti tanti personaggi Disney, Pixar in generale, con uno stile un po' particolare. Proprio la premessa è: si creano tanti mondi in questo universo. Tra questi ci sono anche mondi paralleli rispetto a quelli che conosciamo, che hanno le loro battaglie. E in questo mondo tutti i personaggi hanno uno stile un po' più edgy. E io adoro alcune scelte che hanno fatto. Perché ad esempio, qui abbiamo Aladdin e ci sta. Engage Inside Out, ci può anche... è già un attimo che lo vediamo anche perché... Guardatelo qua. No, in effetti è molto simile all'originale. Tra l'altro ci sono anche le versioni fratturate, quelle oscure. Guarda qua. Non ha più i capelli di fuoco. Guardalo qua. È incassato nero anche con una spada. Eccellente. Poi per l'appunto Anna di Frozen, che ci può anche stare. Ariel tra l'altro che francamente sta bene comunque. Poi la versione fratturata, Fractured, vediamo. Oh, è incazzata, bellissima meraviglia, grande meraviglia. No, io adoro queste cose. Perché no, in realtà con alcuni ci stanno anche questi stili. Con altri io un po' qualche problema ce l'ho invece.
Baloo, allora, per Baloo devo invece fare i complimenti, perché chiaramente da Tailspin, è chiaramente ispirato a Tailspin, quindi non è solamente il libro della giungla, perciò bravi, 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 bravi. Tra l'altro anche che utilizza un'elica come arma, perfetto. E credo che la ruota dell'aereo sia anche lo scudo, eccellente. Poi vediamo un secondo ancora. Baymax, la Big Hero 6, Bell. Ecco, Bell comunque ci sta anche, però lo scettro me lo ricordo proprio. Aspetta, cos'è? Ha per caso una rosa nello scettro? Perché se è così... Sembra una rosa, vabbè, ha il potere della rosa, sembra una rosa, sì, ma vieni. Buzz Lightyear. Oh mio Dio, è un po' caricato il design di Buzz Lightyear, eh? È un po' caricato, però già abbiamo poco giù altra roba. Allora, tanto comunque inizia tra 3 minuti, 2 minuti, quindi ce la facciamo ad arrivare al punto cruciale anche. Quindi Buzz Lightyear anche, dicevo, un po' caricato il design. Che poi perché avevo il cannone enorme così quando avevo il cannone piccolo, però vabbè. Fractured? Oh mio Dio, qua cosa sembra Lex Luthor? Qua sembra Lex Luthor in qualche modo. Poi... Capitanoncino. Capitanoncino, tra l'altro... ma sai che è bello lo stile Capitanoncino qua? Devo essere sincero. Tra l'altro col coccodrillo, veste il coccodrillo, quindi questo è uno che si è rotto il cazzo del coccodrillo che gli prendeva la sveglia e quindi se l'ha utilizzato come vestito. Bravo Capitanoncino qua, proprio l'universo Edge. Meraviglia. Ma sì, un attimo di godura prima di entrare per l'appunto nel vivo dell'evento. Oh, Paperino, eccolo qua, tra l'altro guardatelo, incazzato. Dovrebbe essere tra l'altro quell'arma, più un ancora visto che è marinaio. Eccellente, eccellente, fantastico, ma c'è di meglio, no? Il meglio arriva a breve, se arriva tra un... Dove sta il meglio? Dove stai? Dove sei? Eccolo là, allora, questo riserviamo per dopo. Perché qua abbiamo anche Hercules che ci sta anche. Poi abbiamo... Dory come fa? Dory come fa? È normale. Cioè, ha il mezzo con il quale si sposta, col quale spara, è normale. E chiaramente dalla ricerca di Nemo e Dory, no? Non vi ricordate la scena in cui per appunto entrava nel mech Dory, no? La ricordate? Tra l'altro vediamo Fractured anche. Mio Dio! Qua è quando si ricorda. Questo è quando si ricorda le cose. Poi vediamo per l'appunto invece... Elsa è molto simile. Ivy anche ha qualcosa all'esterno, però è proprio quella di Wall-E. Odio il genio. Odio il genio. Odio il genio. Oh mio Dio qua. La barba del genio. Oh mio Dio qua. Oh mio Dio qua. Un attimo che sto controllando quando inizia. No, scusate, questo è per dopo. Il genio, oh mio Dio. Oh mio Dio, il genio. Meraviglia. Meraviglia delle meraviglie, proprio, guardatelo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Possente anche. Poi Jack Sparrow, che mi sa molto simile all'originale. Miki Topolino. Mike Wazowski, che dovrebbe avere però qua un blocco, perché vabbè, ovviamente anche lui col simil mech. Sembra più Crash Bandicoot in Crash Bandicoot 4, l'originale. L'idea di Cortex. Perché? Perché il power up così di Crash qua? Però vabbè, sì, andiamo subito al dunque. Simba Super Saiyan, è vero, me l'ho dimenticato. Simba Super Saiyan. Non gli bastava essere Leo, no. È essenzialmente come Mario in 3D World, Bowser's Fury, però già Super Saiyan. Ha anche le zampe che sono più gialle. Non so il perché, tra l'altro vediamo la versione Fractured. Oh, eccellente. Perché? Ma la chicca vera, secondo me, quella che veramente ti fa stare male, poi sale con l'armatura, Violet degli Incredibili, poi Wall-E. La chicca vera è lui, è Woody, guardatelo. La prima sta per iniziare. Guardatelo! Il Chad Woody! Essenzialmente le hanno tolto la testa dal giocattolo e l'hanno impiantata in un corpo da Chad. È una cosa meravigliosa, guardate! Anche una credo che sia una cella di barba anche qua, non soltanto l'ombra. Mio Dio, che cosa meravigliosa è! Ma c'è anche la versione Fractured di questo, ovviamente di tutti. Ecco, questo è il Woody in Kingdom Hearts 3 quando sposta Sora per dire per Xehanort, per dirgli per l'appunto lascia essere mio amico Buzz. Questo qua è uguale. Infatti mi mancano soltanto le scritte di Jojo, le date, eccetera eccetera. Che bellezza. Questo dovremmo vederlo per l'appunto l'evento. Vabbè, che in realtà è già uscito, però qualche aggiornamento a riguardo. Bene, direi che si può partire, si può mettere per l'appunto. Sta per iniziare proprio. Ci siamo quasi, Allora, immagino di aver messo più entusiasmo qua di quello che vedremo all'evento, però... Andiamo, va? Tutti i rating del mondo. Anzi, in realtà non tutti.
Sì, subito lo vediamo. Star Wars, ok, Avatar per l'appunto. Lego Star Wars. Dreamlight. Aspetta, c'era anche Monkey Island. Ah, giusto, LucasArts, è vero. Vediamo anche Monkey Island qua. No, perché ben volentieri. No, ben volentieri. Remember, the Force will be with you, always. Oh, ecco il titolo Disney. Vabbè, giustamente. Mirrorverse, allora voglio vedere proprio i personaggi più strambi nella versione Edge, vi prego. Tra l'altro, in effetti, fino ad ora si sono limitati a quelli Disney e Pixar. Non ho ancora influenza di Marvel o di Star Wars. O Fox in generale. Guarda anche l'introduzione così, perché si sente un re del mondo. Oddio, come Geoff Keighley. World Premiere. Oh mio Dio, no, non iniziamo però, Non mi direte che siamo già al titolo Skydance, che partiamo così? No, vabbè, No, Beetle... Aspetta, cos'è? Beetle non mi ricordo, cos'è? Tron, comunque. Tron Identity, ok, ma che cos'è questo Tron Identity? Quindi... anno prossimo su Steam. E non si sa c'è cazzo sia. Yo, what's up? Tron Identity. What a way to start the show. Sì. Welcome to the first ever Sì, Disney ma che and Marvel cos'era? Game Showcase. Beetle, aspetta, I'm your l'ho già host sentito, Blessing vabbè, Adeoye l'ho già Jr. and sentito. today Sì, ma I'll che be your cos'è? Cioè, NPC che modo guide iniziare? Ok, as è un you gioco di quest some Tron. game Dici announcements di cosa from ancora di Disney, Tron, ok, ma Pixar, che cazz'era? Marvel, Lucasfilm, and 20th Century. Now, if you want to keep up to date with Bithell Games' tra l'altro first solo su Steam, adventure in the momento expanded interessante, Tron cioè. universe and their upcoming collaborations with Disney Games, be sure to follow their socials. In fact, you should probably drop a follow cos'è che on ha fatto all the Peter, che Disney non mi Games ricordo, socials for accidenti. more info on today's world premieres, like this one right here. Oddio, veramente Geoff Keighley. Allora, no, non è tanto Geoff Keighley perché comunque sia Switch, Disney, di là. I più grandi il pericolo, i più grandi gli eroi. Mickey, Minnie, Donald, Goofy. Oh, amici miei, da quanto tempo non vi vedevo? To the world of... Che uno si scorda in effetti che loro sono personaggi Disney. Ma che cos'è sta roba? I tuoi amici preferiti? Toku. Our entire world is Ah, in no, è danger. tipo auto... You must travel to the 3 biomes of Runner. Monarch and retrieve the books of knowledge. Animato non male anche, perché comunque vuole dare l'impressione tipo gli episodi della serie recente. Lo stile è ispirato a quello, ma non è totalmente quello. Don't you worry, Toku. We'll do it. Hang on! The books are gone! It's okay. We'll explain. Va bene. Illusion Island. TBD! 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 TBD, cioè, Are those placeholder giocano anche sul words or TBD. the actual words? Yes. Va bene. Va bene. That was awesome. I got dibs on Goofy, y'all. Sì, però non Disney fare il Illusion finto Island che debuts hypa, exclusively on the Nintendo Switch system, and whether you're looking to run solo or couch co-op with up to 3 friends as the Fab Four, Però you sarebbe can stato put it on your interessante, wish un po' più list interessante today. con Now, l'online. if you've been wishing for more info on Marvel's Midnight Suns, I've got you. In this Appunto. RPG from the tactical geniuses at Firaxis Tra l'altro Games, sì, con le you play carte as the questo. Hunter, the first customizable original hero in a Marvel game. Lead Blade, Magic, Ghost Rider, Nico Minoru, and more in a fight against Lilith, Mother of Demons, plus the Elder God Cthon, with revolutionary card-based tactics featured in this Infatti, una delle all-new cose più interessanti del gameplay gioco, trailer. secondo me, è il fatto proprio di essere basato sulle carte, che è una scelta molto coraggiosa, a mio parere. Molto, tanto coraggiosa. Povero Firaxis. Quindi tutto il punto è già sul tappeto. E infatti eccolo qui il gameplay. Ecco. Perché è tattico con le carte. È una scelta molto, ma molto rara. Poi per un titolo di Marvel, figuriamoci ancora di più. Poi con le scelte anche. Allenamento. Begins here. Oh, a me intriga, devo essere sincero. Non sarà una scelta felice per tutti, ma a me intriga questa scelta.
intriga anche vedere questi costumi sui vari personaggi Marvel, quelli proprio dorati, perché mi viene dice ce l'ha fatta per l'anno! Ce l'ha fatta per l'anno! Ale! You heard what the trailer said. Marvel's Midnight Suns is coming out this year on December 2nd for Windows PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. And it's available to pre-order today. Ok. But that's not all. Right now, we have a sneak peek of the intro for the set of new prequel shorts that gives a never-before-seen preview of the heroes that you'll be playing as. Abbiamo... proprio qua, ok. Spero che non occupi troppo dello showcase, però... Ok. Ah, animato! Bello! Ovviamente nessuna notizia per quanto riguarda le su PS4, Xbox One e Switch. Però me lo immaginavo, quelle avremo notizie poi più tardi, quando saranno in grado di dare una data. In effetti potevano anche farlo con uno stile più cartoon, perché questo lo apprezzo veramente tanto come stile. No, se fosse riuscito a trasportarlo in grafica in game, non è male, eh? Anche Spider-Man è coinvolto, non mi ricordavo che fosse coinvolto anche lui. Tra l'altro è strano vederlo così. Ah, ok, i corti per la iniziano il 31 ottobre, Be sure to giustamente. follow @Marvel Games and the Midnight Suns social channels for more information. And now, here's some exciting news about a Marvel game you can play today. Ah, Shadow Drop, Strike Force. Questo per mobile, credo. Red Hard, poi tutti gli Hulk, compagnia, She-Hulk. Sì, ragazzi, fate attenzione però, fate attenzione che qua non bisogna... Il fuoco fa male, ricordatevelo. Ok. Controllato anche. Ma almeno sapere che controllo è. Ok, per l'appunto, sì, mobile, immaginavo. Now listen, I know you came here for the trailers and DLC announcements and big reveals, and not me, but I'm cool with that, because I want to see what's next too. So let's get to it. Madonna, però comunque il falso hype, mamma mia. Oh, hi there. You look like someone who's ready to join me on a wild ride through the multiverse. Was that? Guarda, non lo so in realtà, devo vedere anche gli impegni che ho sull'agenda, perdonami. Welcome to Marvel Snap. You can access it from anywhere. Your house, your workplace, bathroom at your workplace. Let's be honest, most likely the bathroom, am I right? Oh mio Dio, no. Deadpool che cavalca il finto And it's as Nyan easy to play as mamma. solitaire. Actually easier. I don't think I've ever won a game of solitaire. But here's the twist. These cards are superpowered. Like the entire canon of Marvel characters kind of superpowered. Maybe you, like me, would love to see Shang-Chi kick Thanos' evil purple butt. Or you've always wondered what the Guardians of the Galaxy would look like in 8-bit mode. Well, wonder no more. Got him! Carina. Poi per Star-Lord ci sarebbe so anche much fun to master. In other tutta words, l'estetica anni less time than a 80, bagel compagnia takes to bella toast. della galassia. Who doesn't have a bagel's worth of time? Ricordo l'ha pensato anche So quello don't di wait to Guardiani explore a In multiverse effetti, of adesso che ci penso, ho visto possibilities. poco dei film Marvel, l'ho visto. Marvel Snap! Il primo Avengers, It's Guardiani della time Galassia, to poi ho make visto your anche move. Deadpool, The il game primo, launches e on l'ho visto October 2 18th. volte Pre-register anche, perché now l'ho at visto marvelsnap.com. anche con i miei amici al cinema. Yeah, I can get with that. Don't forget to set a reminder to Tanto download l'avevo Marvel prestato Snap veramente on your tanto. Android and iOS devices on October 18th. Ok. And be sure to stick around here for more Marvel reveals later in the showcase. But first, next year, gamers are getting dropped into the middle of a xenomorph outbreak in the tactical mi squad-based ricordo, action questo è stato of annunciato ad un Aliens evento di Dark Geoff Descent. Keighley, se non sbaglio. In this look at Forse gameplay, il your Summer squad of Game Marines Fest? on missions as you infiltrate and investigate the xenomorph outbreak. Develop your tactics, assemble your colonial marines, and take on the xenomorph hordes in Aliens Dark Che è scelta Descent interessante next year comunque per on un titolo consoles and Aliens. PC. But first,
let's talk about Avatar and revisit Oh, dai, il Pandora. titolo Ubisoft, eccolo In qua. Avatar Frontiers of Pandora, you'll be immersed in the beauty and Non mi dite danger che danno una of data, the un alien periodo. moon, Se non and sbaglio, al experience momento a il living periodo in the è active dopo world l'anno firsthand fiscale as attuale, a quindi Na'vi. dal 1° You'll aprile explore new 2023. environments and interact with all new creatures, plants, and characters in the never-before-seen Western frontier, fighting against the RDA in a Domanda brand new possibile standalone che story uscisse for quest'anno, PC alla fine, and per next-gen presentarlo, però consoles. vabbè. Now from Pandora to a galaxy far, far away. Ah, ok, Lego nient'altro. Star Wars The Skywalker Vabbè, niente, Saga non ha destroyed detto sales niente, se records non like sbaglio. Rebels taking out Death Stars. If you haven't picked it up yet, or you've already blown up all the Death Stars too, here's another reason to jump into the Skywalker Saga. New characters including Cassian Andor, Ok, ecco qua. adesso sì. Reva, Captain Rex, and more are coming to LEGO Star Wars The Skywalker Saga soon. Take on even more stormtroopers, wield a lightsaber, or the Force, party your way through the galaxy, No, dovrò and comprare get prima o ready poi, to comunque, expand your questo, character perché mi collection. intriga veramente tanto, per essere sincero. Tutto il fatto dell'open world. The Galactic Edition comes out this holiday season with 13 character packs, Ah, including 6 quindi abbiamo all anche new ones, l'edizione adding con some of tutti your i favorite contenuti characters. aggiuntivi. Now, for those who don't know, Lucasfilm Games is known for more than just Star Wars titles. Oh. Today, the voice of Guybrush Threepwood, Dominic Armato, is here to share a look Finalmente at the mostrano, upcoming Return to Monkey Island. veramente Monkey Hello, Island. fellow pirates. No? My name is Dominic Armato. Beh dai, the almeno, voice of ecco, Guybrush questa è una cosa che Threepwood. apprezzo, Don't be perché fooled non by the pensavo name. che l'avrebbero The mostrato, Monkey mi ero Island scordato di Adventure LucasArts, series is about pirates, Lucasfilms, not LucasArts, monkeys. però It's been a in part of the effetti Lucasfilm family of games for more than 30 years, beginning in 1990 with The Secret bello of vederlo Monkey qua, Island. bello. I want to bravo. be a pirate. Through the years, each game has been carefully crafted to feature the humor, clever puzzles, and sense of adventure that made Monkey Island such an iconic video game series. Plus, we've got some outstanding voice acting, a wonderful new musical Giustamente se lo score, dice and l'attore a che gorgeous interpreta illustrated art style. Guybrush Threepwood. We've also put together an in-game Guybrush. scrapbook in which Guybrush Threepwood details his adventures and important moments from previous games. It's a great way to get appunto. caught up on what's happened so sì, in far. effetti, per quelli che Or non hanno a fun giocato gli refresher if altri. you already know the whole story. We can't wait for you to discover the secrets anche hidden in previsto, Return to Monkey Island. Play it on Nintendo Switch or PC on September 19th. E immagino che anche su You can altre strap on console an non eye sia patch troppo and tardi. celebrate Talk Like a Pirate Day on September 19th by picking up Return to Monkey Island. Lucasfilm Games isn't the only team bringing the nostalgia vibes today. Over the last few years, Disney Games has revived classics like Oh, Aladdin, oh, The mamma, Jungle aspetta. Book, and The Lion King. And now they're teaming up with Empty Clip to bring back another classic, Gargoyles Remastered. Gargoyles? A fan favorite that's sure to have you screaming like a Viking yeeted by Goliath. Così a Yep, caso. That's the scream. And while you'll have to wait to climb back into the world of Gargoyles Remastered, you can grab your phone and start unlocking heroes in this Disney and Pixar action RPG right now. Mirrorverse? 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 Mi sa di sì, è lui! Goes out for heroes. Oh, aspetta, siamo nel mondo di Nightmare Before Christmas, forse? Sometimes Oh mamma. the hero is a villain. Sì, 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 sì. Someone a little Riconosco il tratto, soltanto per vedere i personaggi così messi. Adoro, adoro. done and doesn't care who they have to push aside. La lista della spesa, no scherzo. Even if it means forging devious Ade! alliances to fulfill Mazza their però come si è conciato. After all, Peccato che there is sia so many numbers, especially when that number is number E one. figlio di Nintendo, una persona poco buona, ecco, da quello che ho letto. E altre sorprese anche questo ottobre. Purtroppo è I'd tutto quello suggest che abbiamo di downloading Disney Mirrorverse. Mirrorverse, and leveling Solamente, up your l'apprezzo teams solamente per i like now, personaggi così. if you're hoping to take on Hades and the other villains dropping this October. All right, let's get into our next reveal. Oh. Ah, ok, ok, ok. Sì. Ah, eccolo finalmente, bentornato. Bentornato, da quanto tempo? Non esci più in estate però, A meno che tu non faccia lo Shadow Drop, dubito che tu esca quest'estate. Caro Speedstorm. Vedere Mulan così. Jack Sparrow. Ma Jack Sparrow secondo voi sa cosa? Vabbè, è la solita cosa di crossover di questo tipo. Tra l'altro
questo è un gioco che la presentazione al Direct buttava grafica in maniera proprio. Me lo ricordo che aveva una grafica bella da vedere, però buttava grafica nel senso che immaginando girare così su Switch. Però pure una cosa che palle. Gameloft minimo di classe. No, poi la giocaggine pura, madonna. È quello di Monster Co perché ha fatto lui. Non si vedeva altro, però è lui perché ha urlato così, figuriamoci. In effetti non si vede molto i personaggi in questo trailer. Ok, quando è che esce allora la PC? Presto in arrivo. La pista di Monster Co, ok. Ok, va bene. Però quando è che esce alla fin fine, tu? No, non vale. Microsoft deve essere coperto, altrimenti non va bene nel trailer. Ci vuole un pallino, un qualcosa, una censura. Niente, data assolutamente niente. Non l'avremo mai, ma mai nella vita. Mamma mia. I wonder how many miles per screen Mike Wazowski's pulling. I guess we'll all find out together when Disney Speedstorm drops on PC and console. And now, let's take a stroll through an idyllic Disney neighborhood. Oh, ok, Dreamlight, è quello che è uscito proprio l'altro giorno. Che non sembra malvagio. In effetti devo anche comunque leggere più impressioni a riguardo, perché non sembrava malvagissimo comunque. Oh, Toy Story! Infatti, cioè, nel senso, se devi essere in Toy Story non può essere delle dimensioni normali. Il Woody normale. Pensate se fosse stato il Woody di Middleverse qua in Dreamlight Valley. Sì, però quelle facce. Oh mio Dio, no. Preferisco il Woody. No, scusate, ridatemi il Woody di Middleverse, vi prego. Perché sei capo? Beh, ok. Vi scongiuro. No, quelle facce. È come il pupazzo di Woody che fa le facce perverse. Non so se avete mai visto. Oh mamma. Thanks. Roger that. No, quella faccia no. No, quella faccia no. No, quella faccia questo secondo no. No. Via, sparisci, via. If you want to help out some of your favorite Disney and Pixar friends in Disney Dreamlight Valley right now, good news, you can. With Xbox Game Pass or by grabbing the Founders Pack on your PC or just about every console you own. Now, for those who are looking for an action-packed MMORPG shooter that you can play in the palm of your hand, look no further than Avatar Reckoning. Soon, you'll be able to battle for the future of Pandora on your phone, but for now, we've got Jared Yeager, an executive producer at Walt Disney Games, here to tell you more. Hey everyone! I'm excited to give you a sneak peek at the upcoming Avatar Reckoning. In this MMORPG shooter, you'll return to the moon of Pandora to find your own way in the aftermath of the Battle of the Hallelujah Mountains. As you begin your adventure, you'll customize your own avatar warrior. You'll also be able to collect and customize a range of weapons to prepare you for your journey. As you set out across single-player missions, you'll discover new regions as you unravel a mysterious story, encountering new clans and defending yourself from the perils of Pandora, from creatures to the RDA forces. You'll also be able to play both with and against others in online multiplayer. Team up in instances to battle with other players, trying to survive against powerful enemies, or battle in player versus player mode, where you'll team up against other players across a variety of maps. You'll be able to experience all of this and more when Avatar Reckoning hits your mobile device soon. Data niente. And now, another world premiere. Ok, World Premiere, che sia il titolo per l'appunto di Skydance, vediamo. Skydance, ok, dovremmo esserci, ma non è quindi il closer? Sai che forse non è il closer, perché avrebbero detto almeno l'ultima cosa. Sì, seconda guerra mondiale, sì.
Sì, sono loro. La coppiata è interessante, è l'ambientazione che un po' non mi sfagiola così tanto, ad essere sincero. CGI purissima, come in The Evo supponevo. Till the blue skies drive the dark clouds far away. Idra, ovviamente l'Idra. Lo scudo del capitano. E il graffio anche di Black Panther. Ok. Eccola. Ce l'ha un titolo? Non ce l'ha un titolo. Oh, let's freaking go. I know you're probably Let's hopping on freaking- Reddit to Non break dirlo down mai all più. those Easter eggs, but I recommend you don't tab away just yet, because there's another world premiere from Marvel Games coming your way right now. Aspetta, forse era un altro titolo che c'era, quello di Iron Man di Electronic Arts. C'era anche questo rumore, se non sbaglio. No, Niantic, non c'entra. Odio Niantic. Marvel Go. Mi sa di sì. Avengers Go, anzi. Ecco, siamo alle solite. Ma è una volta che si possa stare bene senza che un portale si apra dal cielo. Ah no, World of Heroes, l'anno prossimo. E non sappiamo nient'altro. And there it is, the first ever Disney and Marvel Games showcase. I hope you had as much fun as I did. I'm Blessing Adeoye Jr. Thanks for joining us. It's been our pleasure to serve you. Vabbè. Quindi è andato questo showcase. Vabbè, non che mi aspettassi tutta sta roba. Ah, Star Wars Hunter l'hanno mostrato. Non che mi aspettassi tutta... Ah, Eclipse. Abbiamo... Oddio, no, Eclipse. Su. Ah, vabbè, mostrano tutto quello che hanno in qualche modo. Vabbè, anche da trailer comunque già mostrati, chiaramente. Quindi, Kingdom Hearts 4... sì, abbiamo avuto... Spider-Man 2 all'evento. Quindi anche Wolverine, suppongo, a breve. Perché se fate il recap, vabbè, Drone... Non mostri mostrati un'altra volta, che avete già mostrato. Dai, su. Wolverine è proprio... E poi anche immagino che sia quello più in là. Ma avete mostrato anche quello Skydance. Spider-Man 2 un'altra volta. E poi che ti ricordi? Kingdom Hearts 4? Yes. Ah, eccolo qua Wolverine, l'ho visto. In Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts è anche Disney. Cioè Sora in effetti è Disney. Ok. Evento... No, non voglio finirlo brutto comunque, perché era comunque Disney Marvel, hanno mostrato Disney Marvel. E mi hanno mostrato anche alcuni annuncini che però non mi aspettavo, tipo quello per Switch del titolo con Topolino Paperino, quello Autorunner, quello non me lo aspettavo assolutamente. Vedere anche Monkey Island, anche se per poco non me lo aspettavo, anche se LucasArts. Però più che altro non pensavo che se ne sarebbero ricordati. Quindi... direi sì, ho visto già qualcuno dire mid, però sì, direi nella media, però... Perché alcune cose sono piaciucchiate, altre un pochino... non così tanto, più che altro poi per come è stato presentato. Ragazzi, abbiamo queste cose, e quanti andiamo? Su, forza, via! Let's freaking go, madonna santa! E purtroppo qua si ritorna, e qui dipende anche proprio da come viene presentato. Perché secondo me, mi dispiace dirlo per il presentatore di Canna Fanni, però ha messo troppo hype finto, perché lo vedi che sta leggendo un copione, lo puoi capire che legge un copione, cioè non che non possa essere intrigato o che non possa essere genuinamente interessato a queste cose, ma per come le presentate si può vedere che sta leggendo un copione, non sembra naturale. Let's freaking go così, no, non mi sembra naturale. E purtroppo questo è un altro elemento che fa quando si vede una presentazione di questo tipo. Anche come è presentato, cioè con Geoff poi non ne parliamo neanche. Ogni singola cosa che fa deve essere, che mostra, deve essere la più grande al mondo, e poi si vede una carognata. Quindi ogni volta c'è anche quello da considerare. E direi sei stiracchiato. Ripeto, mi aspettavo comunque tanto. Ho avuto Mirrorverse solo
per il puro piacere di vedere quei personaggi, quindi sto a posto. Però direi 6... No, 5,5, va tra il 5,5 e il 6, perché comunque, ripeto, le aspettative erano basse. Non mi aspettavo così tanto. È vero, sì, Marvel, Disney, Marvel, però chiaramente non potevano mostrarsi con cose nuove Spider-Man e Wolverine, perché sono titoli Sony, se ne occupa Sony nel caso, o Kingdom Hearts neanche, in effetti. Alcune cose si sono viste, poi vabbè, Tron Identity, non si è visto la mazza, Beatle, se non sbaglio, ha fatto... cos'è che ha fatto Peter? Che non mi ricordo assolutamente, un attimo che devo ricontrollare, perché il nome l'ho sentito, è ovvio che l'abbia sentito, ma non mi ricordo proprio, non mi sto ricordando proprio, accidenti! Vediamo, Beatle. Cos'è che ha fatto? Thomas Was Alone, ce l'avevo sulla punta della lingua, accidenti. Scelta particolare allora per questo titolo, però non si è visto niente. Non si è visto niente di che cos'è questo titolo, quindi non lo so. Tra l'altro noto anche di aver avuto un po' di cali qua di frame, 12% di fotogrammi persi. Su una live di 50 minuti non lo so, però vabbè. Quindi sì, 5,5/6, ma perché voglio comunque essere, ripeto, perché avevo comunque aspettative basse, quindi non mi aspettavo tutta sta roba. Però la prossima volta cercate di non avere un presentatore che sia cose che hype in una maniera così allucinata proprio. In maniera finta, almeno questo. E comunque Forza Mirrorverse sempre comunque, ma più che altro anche il fatto che sono mancate date, cioè 2023, presto per Speedstorm, oppure presto là, presto qua, vabbè, chiaramente per quello Marvel. Oh, però la data per Midnight Suns l'abbiamo avuta, e questo comunque in un evento del genere, ok, va benissimo. Ce l'abbiamo la data 2 dicembre, proprio alla fine dell'anno, proprio all'ultimo. E non sono Square Enix, con Square Enix avreste già avuto 5 titoli in questo momento, anzi si rumoreggia anche che Final Fantasy VII Crisis Core Reunion esca sempre quest'anno, il 13 dicembre è il mio compleanno tra l'altro. Ma vieni Square, ma vieni, continua il sogno di rilasciare 50.000 cose in un attimo, ma vieni, ti adoro. Occhio, potremmo anche vederlo al Direct se tutto va bene, se c'è il Direct in effetti, perché sarebbe... Oh, il Direct comunque massimo TGS viene annunciata la data. Se è davvero il 13 dicembre. Se è davvero quella. Ma vieni! Detto questo, forse è stato meglio il pre dell'evento stesso. Almeno per parlare di Mirrorverse personaggi. Cioè, scusatemi, andiamo a vedere un secondo un attimino prima di terminare questa live così. Chi altro sta? Guardate Zurg. Ah, che in effetti Ursula comunque era già... vedo, Ursula in effetti era già stata annunciata. Però vabbè. Guardatelo! Guardatelo com'è caricato. Beh, in effetti fa pandan con Buzz Lightyear, giustamente. Guardatelo! La versione Fractured però... È Megatron! È Megatron e Transformers! Cioè, scusate! È Megatron! Gli manca il simbolo qua! Ed è Megatron! Paro, uguale! Ok, basta con la gioia di Mirrorverse. Non so se mai lo scaricherò per giocarlo, però non è che mi sia tanto convinto col gameplay. Però i personaggi sì, proprio adoro l'idea dei personaggi così. Dunque, detto questo, vi ringrazio per la presenza, vi ringrazio per essere stati qua. Ci vediamo, se volete, con Splatoon 3 domani, altrimenti con Xenoblade Chronicles 3 mercoledì prossimo. Poi bisogna vedere, siamo anche in attesa di conferme Direct. Regina non regina permettendo, siamo in attesa di conferme Direct. Lunedì forse tutto va bene, abbiamo la conferma, sperando che non sia un mini, perché sennò poi l'ansia fino a martedì, accidenti, poi mini, vabbè. Speriamo che ci siano conferme già da lunedì, perché dovrebbe essere martedì da quello che si rumoreggia adesso, con Netherrealm, soprattutto, che ha proprio detto il 13. È data particolare per un Direct generale, che dovrebbe essere generale, però ci sarebbe il senso del TGS. Ma ve ne parlo comunque poi nel caso se viene annunciato, tanto si fa la live a prescindere di previsioni. Perché ce ne sono da fare nel caso, ce ne sono. Cara mia Koei Tecmo, ce ne sono di previsioni da fare. Anche cara mia Nintendo, in effetti. Però, vi ripeto, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima, che può essere domani o anche la settimana prossima. Grazie ancora e ciao!